Ciao ragazzi! Ragazzi, benvenuti, buonasera. Sempre un pezzetto in più ogni settimana. Lasciamo agli intenditori di riconoscere cosa ci mettiamo sempre di più. Giulian, buonasera. Come te la passi? Buonasera Adrian. Abbastanza bene, devo dire che oggi sto meglio della scorsa settimana. No, no. Stasera però esordiamo con Shining, serate da paura. Come mai? Un po' le notizie, un po' le cose che abbiamo potrebbero lasciare un po' la gente un po' con la suspense, diciamo. Anche forse perché abbiamo un ospite da paura. Sì, no, no, poi abbiamo anche l'ospite da paura, quindi invitiamo tutti quanti a collegarsi, anzi a condividere la nostra diretta. Quindi, ragazzi, mi raccomando, condividete perché tante news e tante cose misteriose. Andiamo con la sigla. Sigla. Al silenzio che c'è. C'è un sepolto qui, sotto la metropoli, rinchiusi in un metro che non parte mai. Non ci sono show, niente più spettacoli, non si balla più, si canta più. E allora rock and rollin', per resistere, rock and rollin', per difenderci, rock and rollin', per non cedere mai. Rock and rollin', sopravvivere, rock and rollin', con la musica, rock and rollin', al silenzio che c'è. Svegliati città, tra una notte tragica, quante stelle vuoi per rialzarti su. Non c'è libertà che non abbia musica, non c'è rabbia che non esploderà. E allora rock and rollin', per resistere, rock and rollin', con la musica, rock and rollin', al silenzio che c'è. Rock and rollin', per resistere, rock and rollin', per difenderci, rock and rollin', per non cedere mai. Eccoci qua ragazzi. Allora, buonasera, venerdì 9 aprile. Buonasera! E notizia del giorno, purtroppo una brutta notizia, so che siete rimasti in tanti sconvolti, è morto il principe Filippo, e è morto alla giovane età di 99 anni e dicono che non se la sia goduta così tanto e noi facciamo un caro saluto a tutta la famiglia reale. Teniamo i rapporti, cos'altro si può dire. Ma detto questo, insomma, questa settimana si sono avvicendate un po' di notizie, sempre poi per tornare a bomba, sempre sull'argomento che ci interessa un po' di più, no? Che è quello dei colori, perché in Italia ora va di moda colorare. E sui colori avete visto c'è una proroga, noi siamo rimasti arancioni, più regioni arancioni e qualcuna ancora è rossa, ma ci sono delle novità sul nostro fronte, sul fronte della danza di coppia, poiché è quella che ci interessa un pochino di più, anche se in più in linea generale dovremmo parlare di sport.
E una novità nello specifico ce ne può parlare Giuliano stasera, che c'ha già qualcosa. Cosa ci potresti dire, Giù? Allora, niente, allora, intanto ripartiremo un pochettino con il muoverci un po' ancora singolarmente, però iniziamo a vedere un piccolo spiraglio per quanto riguarda poi il nostro ballo di coppia, ok? Non ancora per quanto riguarda le serate che facevamo, beh, dico, con 800 persone, però si potrà prossimamente, non vi posso dire quando, però c'è già uno spiraglio di parlare, di ritornare a ballare in coppia. Quindi ragazzi, bisogna mettersi in forma. No, scusa, bisogna... scusa, ti devo interrompere. Ho sentito bene che hai parlato che ci sono degli spiragli. Ma puoi dirci qualcosa di più? Allora, intanto volevo capire, tu la riesci a vedere la nostra diretta, come al solito? Ma la Perché non so se è diretta... una questione di streaming che arriva in ritardo poi su Facebook. Allora, credo che arrivi un secondo in ritardo, ma ci siamo, perché siamo nel canale diretta e sono anche, sai che io sono un po' lento, sono anche riuscito a condividerlo sul profilo. Quindi Condividimela anche a me di nuovo. te lo vado a condividere. Ok. Scusateci ragazzi, ma questo È il bello della diretta, ragazzi, il bello della diretta. è il bello della diretta, ok? Così intanto vediamo anche i commenti, le cose. Siamo nel canale diretta e sono anche, sai che io sono un po' lento, sono anche riuscito a condividerlo. Aspetta, c'è ritorno. Ok, quindi ragazzi collegatevi, perché così c'ho il telefono anche collegato per vedere i commenti in diretta, se qualcuno vuole farci qualche domanda, vuole qualche news, ok? Ma mi sembra che stai pensando, di la verità, tu sai qualcosa in più, sai qualcosa... Allora, no. Allora, non mi posso sbilanciare, Adri. Non lo possiamo dire, quindi. Allora, tu lo sai che per tenere duro e fare come tu, non so se hai visto su Facebook, inizierò con un corso, no? Che l'ho anche intitolato Mettiamoci in forma, ok? Anche perché prima di ritornare a ballare in coppia bisognerebbe perdere tutti i chili che abbiamo preso da quando abbiamo chiuso a oggi. Non ti nego che io faccio fatica, se devo ballare una salsa faccio fatica. Quindi quello che voglio dire io è iniziamo a metterci in forma, perché il prossimo passo, ma non posso dirti quando, perché non ce l'ho ancora io la data esatta, perché sennò sarei qui già a averla messa grossa come una casa. Il prossimo passo poi è lo spiraglio di ballare di nuovo in coppia, ok? Quindi io quello che dico a tutti: iniziate a muovervi, iniziate con le proprie scuole, ognuno a fare attività all'aperto, a rimettervi in moto, anche perché penso che anche i più bravi, se domani gli mettiamo giù una sequenza di Passitos, sono tornati principianti. Quindi te lo dico io che comunque se domani mi metto a fare una lezione, non ti dico col super fiatone, però se non ti sei più allenato dopo 20 anni che facevi un 2-3 stella, qualche problema ce l'hanno tutti, ok? Quindi non si tratta del video che possiamo far vedere, che balliamo, che siamo bravi, ok? Perché anch'io mi faccio un video di 40 secondi e ti faccio vedere che siamo bravi a ballare, ma poi è il succo che serve a noi, è ritornare in forma per quando ci sarà la ripartenza, ok? Se tutti aspettano l'ultimo momento di mettersi in coppia per portare a ballare, quelle persone lì saranno nei corsi base. Invece quelli che oggi inizieranno
a fare qualcosa di singolo dove inizieranno a muoversi, passito, sbacciata, intanto fare di nuovo confidenza con quello che è il ritmo, perché anche chi secondo me aveva imparato a stare a tempo, a riconoscere determinate cose, se è un po' che non balla e non ascolta musica, è difficile che stia anche a tempo. Quindi questi corsi qua secondo me servono anche per rinfrescare le cose che avevano studiato prima. Chi pensa che non ne ha bisogno, secondo me fa un grande errore. Cosa dici? No, sono d'accordo con te. E tra parentesi, vedo, noi ci teniamo i rapporti ovviamente con tanti colleghi, tanti amici, tanti maestri. Abbiamo visto che già anche qualche altro insegnante ha cominciato a pubblicizzare, giustamente, perché la ripartenza è importante, perché piano piano sarà lenta, però la ripartenza ci sarà. E saluto anche Laura, che giustamente anche lei si sta organizzando. Laura, ancora parlavamo oggi, mi diceva Giuliano, partiamo assieme. Io ho detto, guarda, io destino, purtroppo avrò a breve una trasferta, che a breve infatti farò la diretta dall'India e quindi non sarò presente, però Minchia, in India ti mandano. però Laura, so che comunque anche lei partirà e vi farà sapere a Dodo. Ciao Laura, un abbraccio. Detto questo, importante. Secondo me, visto che comunque rimane sempre tutto un po' così, cosa potremmo dire? Che c'è un po' di mistero? Enrico Ruggeri. Stai migliorando, Con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere. e ci facciamo male se la pressione sale, che parole ci precipita il morale giù. Cose che ci trascina fuori dalla macchina, cose che ci fa stare su ad un portone, cosa ci prende, cosa si fa quando si muore davvero. Mistero, il gioco si fa duro e non si può dormire e non sappiamo più decidere se Adri, partire e batte forte il cuore. dovremmo fare un saluto a Billy Marti, che Grande Billy, che è in grandissimo. diretta con noi. Salutiamo Billy. Hi Billy. Ciao Billy, scommetto che tu stai prendendo il caffè adesso a quest'ora. Comunque un ospite delle nostre dirette poi sarà Billy Martin prossimamente, quindi te lo dico perché fra un poco annunceremo l'ospite di questa sera. Bene. Quando vedo la finestrella che si accende, e il prossimo poi sarà Billy Martin con noi in diretta. Comunque, Adri, altre news? Ma allora, news secondo me molto importante è che siamo sbarcati anche su YouTube. Questo è da dire. Allora ragazzi, ovviamente siamo stasera ancora in diretta a Facebook, però abbiamo aperto da pochissimo il canale. Iscrivetevi, ovviamente, Revolution Events Liguria. Stiamo cominciando a caricare dei piccoli video. Caricheremo la diretta di stasera entro domani, è già caricata su YouTube. Altra cosa, apriremo una serie di rubriche anche per stimolarvi a guardare YouTube, perché ormai YouTube, Facebook tirano in una maniera, però YouTube c'è l'app anche dai televisori, delle smart TV, quindi è molto comodo guardarla. E seguite, ho iniziato con una piccola rubrica 3 pillole in 3 minuti sul rock, io a breve aprirà comunque sia la sua rubrica Giuliano, ne apriremo tante perché noi abbiamo tanto da dirvi e tanto da raccontarvi e vi diamo l'informazione, perché a noi questo stato di emergenza che si protrae da tanto tempo ci ha fatto riflettere, ci ha detto è meglio che noi condividiamo tutte le nostre informazioni, tutto il nostro concetto di musica, ballo, danza e divertimento, perché noi comunque siamo un contenitore e vi offriremo tante cose in attesa
di tornare ovviamente a certe abitudini che ci piacevano tanto. Salutiamo a proposito sempre, perché quando parliamo di serate noi a livello locale il saluto lo mandiamo tutte le settimane, Giovanni Carrara, grande Giovanni, un abbraccio. Ciao Giova. E il nostro super DJ ovviamente Disco Revival, e anche lui aspetta come noi di ripartire alla grande. Stasera attenzione, grande sorpresa, Giuliano ve l'ha già accennato, abbiamo un ospite molto molto interessante, anche perché siamo in aprile, siamo in prossimità di un qualcosa che era sempre un must, un evento assoluto, e la gente giustamente si pone delle domande e comunque sia ne sente la mancanza. Però non dico altro perché già tanta mancanza. Rischio di fare troppo lo spoiler. Però, dopo queste dosi comunque sia di ottimismo, quello che vi volevamo dire è: attenzione ragazzi, qua noi comunque sta arrivando, ora c'è stato un piccolo riabbassamento della temperatura, l'altro giorno abbiamo avuto addirittura 20 minuti all'ora di pranzo che nevicava, il tempo fa le bizze, però in realtà adesso ripartiamo alla grande, le temperature si alzano, perché qui siamo comunque una terra latina e comunque l'estate non ce la può togliere nessuno. E salutiamo Gianluca Clavarino. Cannot keep it. It's just a whisper of a distant memory, just a dream, or so it seems. Take me back to the place I'd rather be. You left the fire in my eyes that lightens up the darkest skies. I'm giving up, I'm letting go. I'll find my way. So take me back to my sweet La Vida. Find my love, my dolce vita. Show me where I need to go. Donde está mi chico latino? Ecco qua, abbiamo richiamato un po' di mare, ora mi ricordo il videoclip dell'ex Spice Girl, non mi ricordo più come era il suo soprannome, lì sugli scogli, ma ci torneremo anche noi, anzi già qualcuno ha già cominciato ad andarci, coi primi caldi. E ragazzi, a proposito, primi caldi, vi ricordiamo che sono aperte le selezioni, le abbiamo aperte settimana scorsa, per quello che sarà il programma autunnale, le ragazze Cincin, quindi aspettiamo la vostra candidatura, ok? Forza ragazze, fatevi vive, chiamateci, chiedetecelo, vi ricordiamo ci sono comunque le 3 certezze che sono alta visibilità, scarsa retribuzione, poca credibilità. Basatevi sempre su quello e avrete un pacchetto affidabilissimo, no? Giusto? Ma bellissimo. Bellissimo. Detto questo, ma cosa ne pensi di questa nuova canzone che sta andando forte in radio? Ma tu sei molto sul pezzo sui brani attuali. Sai Musica che io... leggerissima. Mi devi fare un assist, perché lo sai che ultimamente la radio... sì. Aspetta, O me li segnali o... E te li segnalo con cosa? Faccio un segnale di fumo. Ma perché somunque io i brani recentissimi a volte me li segnalano, li sento per caso, perché sono sempre... ma senti Maneskin, non senti questa? Ma i Maneskin, come io ho detto, me li hanno segnalati, non li ho trovati io, me la sanno i miei gusti musicali, sanno, volevano una mia opinione e me l'hanno segnalati. Diciamo che la musica proprio freschissima. Calapesce di Martino. Calapesce di Martino. Ecco, però già perdonami, questo si chiama carapesce. Colapesce. Colapesce. Sì. Vediamo se si sente,
Me la scaricherò. Vediamo la prossima volta di provare a... Vediamo, Sì, sì. Vediamo se la senti, Parole senza mistero, alle regole ma non troppo belle. Musicale c'era nel silenzio assordante, per non cadere troppo come Roma. Dai, non puoi non saperla. Allora, no, non la conoscevo, non la conoscevo. Allora, questa qui mi ispira a una puntata dove andremo comunque sicuramente a discutere sulle, ecco, le musicalità e la maniera di costruire comunque sia un brano a livello moderno oggi, perché comunque ora, per quanto abbia un jingle interessante, carino, che piace ai ragazzi, si vede che comunque è una base così elettronica molto molto facile, dove c'è sinceramente, a mio parere, poco sapore, per quanto sia piacevole. So che te musica del genere molte volte la gradisci anche di più, perché ti richiama più che altro un genere e dei posti indimenticati, no? Giusto? Sì, E quindi si vive a volte, esatto. Ora, mettendo questo, perdonami, la settimana scorsa mi hanno giustamente chiesto di fare la precisazione. Abbiamo messo un brano dove io ho detto sigla di Fantastico e mi dicono no, è sigla di Audience. Ma visto che, signori, io sono stato uno dei più grandi eliminati al 7x30, Enrico Paolo, no, questo vi dico, no, io voglio vedere la puntata. sì, dobbiamo trovarla, devo trovarla. E il brano che adesso rifacciamo ovviamente in 30 secondi parte come sigla di Fantastico, poi viene ripresa su Audience Reti Mediaset, ma parte come sigla di Fantastico. Attenzione ragazzi, mi raccomando, qua fatevi trovare preparati. Cosa fai per sognarmi tu? Pomeriggi che non passano più. Soleggiare, leggera l'idea di una moto e di notte segni. Partirà la tua fantasia, non dormire aspettando domani. Crescerà. Ora lo sai e tu mi dirai, ma come cazzo è? Però tu sai che io riesco a trovare degli agganci assurdi. Non so perché, ma la notte vola mi ha ricordato una notizia che non c'entra un cazzo. Mi ha ricordato che ho letto, tu in questo momento di iperdifficoltà, ora io vado avanti anche se Giuliano è andato a fare probabilmente una missione di quelle importanti. Ah, ecco lui. Ah, ricordiamo, allora, stasera doppio sponsor. Abbiamo sponsor nazionale Amaro Lucano, mentre sponsor territoriale Beniamino Maschio, ok? Quindi bella sfida, comunque sia Veneto contro Lucania, ok? Perché giustamente spoilero, io sono metà genovese ma metà veneto, per questo rispetto certe tradizioni, ho un po' la fissa della grappa e del Chardonnay. Oh, ogni tanto ci vuole, Adri, se fai una trasmissione così può accompagnare No, solo. no, poi noi siamo siamo molto la buona. Ora, sai che io continuo a buttare una cosa, la cena Adri, mi... c'è l'ospite, c'è l'ospite! C'è l'ospite! Applauso! Ciao, Loredana con questo look fantastico. Mi ricordi Fiordaliso. Sei lì la Lori, oh. come state? Stavamo parlando che di solito di questi tempi c'è un evento della Madonna. Eh sì,
E allora che si deve fare? Siamo dietro al governo. Stiamo aspettando, Lori, tutti Lo so. ansiosi. Eh sì, siamo tutti con l'ansia. Adri, di Allora, qualcosa a te. Di Allora, sì, qualcosa a te sull'ospite. Loredana, noi abbiamo provato, ovviamente stiamo cercando di ovviamente cogliere le informazioni da tutti i nostri canali. Sai che noi poi a livello territoriale ci muoviamo molto, siamo in attesa, però è un dato di fatto che la gente, insomma, poi qua noi Genova, tutta la Liguria, ovviamente vivevamo quello che era il tuo super evento, il Salsa on Tour, poi tu ovviamente ci dirai un po' di più, ti presenterai anche per chi ci segue e magari è un pelo distratto, perché comunque sì, abbiamo anche diciamo chi ci segue che è meno informato, però comunque sia il Salsa on Tour era l'evento dell'anno. Qua da noi tutti praticamente ci trasferivamo per un weekend, una settimana giù da te, e quest'anno stanno cominciando, ma in automatico, perché è una prassi, a scriverci, a chiederci ma quindi cosa si fa, e dice ragazzi noi siamo sempre lì, però poverina Loredana cosa ci può dire, visto che anche, detto, lo sappiamo bene, si faceva un culo come una corba con una serie di artisti internazionali oltreoceano, stratosferici. Che ti posso dire? Che siamo dietro ancora ad avere le direttive del governo. Bisogna vedere che cosa decidono di fare. Noi abbiamo optato anche per spostare l'evento alla fine di maggio, l'ultimo weekend di maggio, che comunque tutto sommato non sarebbe male, però non sappiamo ancora il governo che cosa decide di fare. Purtroppo ormai si vive alla giornata, Adriano. Oggi ti dicono una cosa, oggi siamo rossi, domani siamo arancioni, poi siamo gialli, poi siamo bianchi, poi ci chiudono, ci aprono e si va avanti così. Il caso in cui non si riuscisse a fare per la fine di maggio, abbiamo optato per farlo verso la fine di settembre, massimo metà ottobre, dove si spera che la maggior parte degli italiani siano vaccinati. Sì, perché c'è questo discorso che sì. Se ne sta parlando, ragazzi, per chi magari non segue le notizie giorno dopo giorno, di fare pian pianino una serie di riaperture in certi settori vincolati alla vaccinazione. Noi non entriamo nel merito se sia giusto o sbagliato, è bello o brutto. Il punto è che quello lì è un argomento che viene trattato, e comunque per chi come Loredana ha degli eventi che spostano migliaia di persone, decine, centinaia comunque di personale che ci lavora dietro, artisti e così via, comunque c'è bisogno di certezze. Certo. Tra parentesi cito, ad oggi è stato vaccinato in Italia il 14% della popolazione, 14%. La media nazionale, Giuliano, so che a te piacciono questi dati, quella dell'influenzale negli anni scorsi è sempre stata attorno tra il 15 e il 16%. Quindi siamo ad oggi, ci avviciniamo praticamente entro 2 giorni a 3 giorni a una media di quello che è sempre stata la vaccinazione in Italia. Qui il problema è che viene richiesto per tornare a comportarci come eravamo oltre un anno fa, si richiede di arrivare a una percentuale minima del 70%, che secondo me, a mio parere, non può essere raggiunta in tempi brevi, quindi devono esserci, deve essere mollato qualcosa prima, perché cosa facciamo? I ristori ne abbiamo già parlato, sono insufficienti, inadeguati. No, inesistenti. Sì. Non ci siamo proprio con i ristori. Tra parentesi, Loredana, oltre al super evento, gestisce uno dei locali più importanti d'Italia, di cui noi comunque anche molte volte scendevamo a fare la semplice trasferta, o tanta gente del territorio veniva giù a ballare. Praticamente arrivava in Versilia la Capannina di Viareggio. Quindi, tra parentesi, tu come gestore di un locale, nel merito che questo è un argomento che riguarda tutti, cosa puoi dire? Cosa posso dire? Posso dire che ristori per le discoteche non ci sono stati. Noi siamo sicuramente il settore proprio abbandonato, perché calcola che adesso in alcune regioni
come appunto la Toscana, il Lazio e il Veneto, c'è stata una piccola riapertura d'estate. Ti dico piccola perché noi praticamente abbiamo aperto il 15 di giugno, il 14 agosto ci hanno richiuso. Quindi ma chi è che ha aperto? Soltanto le discoteche che avevano il locale all'esterno, perché le linee guida ti facevano riaprire solo all'esterno, il ballo all'esterno. La maggior parte delle discoteche che non hanno il giardino sono chiuse da febbraio dello scorso anno, senza ristori, zero. Sì, non sappiamo infatti come loro pensano che si possa vivere in merito a questo. Ah, non lo so, non l'ho capito, perché noi purtroppo abbiamo delle spese fisse che comunque quelle lì le devi pagare. Non puoi non pagare delle spese fisse che un locale ti comporta. O la Tari, per dirti, noi qui in Toscana, non so, perché poi lì dipende da regione in regione. Io la Tari l'ho pagata lo stesso, l'IMU l'ho dovuto pagare lo stesso, le occupazioni di suolo pubblico l'ho dovuta pagare lo stesso perché noi siamo su suolo comunale. Per cui io solo con queste cose qui ho dovuto pagare 60.000 euro con un locale chiuso. Infatti, qui tocchiamo un argomento che è in tragico. più, sì, ma abbiamo più un discorso anche di manutenzione, perché un locale che è chiuso da un anno, comunque tu lo devi conservare. Non è che lo chiudi e lo riapri dopo 2 anni, Sì. lo trovi a pezzi. Sì. Capisci? Il governo proprio se ne è strafregato, no? Perché tanto siamo i lavori non essenziali, Sì. come siamo stati definiti. E poi non ti dico perché chiaramente loro avevano fatto delle linee guida. Io penso che voi, insomma, in Liguria non avete mai aperto al ballo, no? Neanche quest'estate, mi sembra. No. Quindi ci hanno fatto fare dei lavori disumani per le linee anti-Covid. È stato un lavoro disumano, non ci hanno neanche fatto fare il Ferragosto e dopo tutta la spesa dei lavori, dalla sera alla mattina ci hanno chiuso. Incredibile. Occhio che c'è il ritorno, Giuliano. Sì, ho fatto. Ascolta, adesso... Loredana, com'è il rapporto con le istituzioni a livello locale? Come ti sembrano? Sensibili col fatto della per niente, zero. Qui la nostra zona proprio non ci siamo proprio. Insensibili. Pur essendo comunque una zona, siete un litorale dove cioè è fondamentale, certo. Cioè, il settore tiene in piedi il territorio. Certo, siamo su Viareggio, mare, turismo, no? Dovrebbe essere zero, abbandonati completamente. Però le tasse le vogliono. Si ricordano di noi quando dobbiamo pagare le tasse. E bisogna non pagare più niente, nessuno. Infatti, questa sarebbe la cosa. Sì, perché poi vedi, ristoranti, bar, tutto quello che ti pare, ognuno ha avuto i propri danni, no? Però almeno ogni tanto aprono, poi richiudono. Invece noi proprio no, completamente chiusi. Sì. E Loredana, Shining, come proprio la puntata, paura assolutamente, e la cosa che ci fa anche a noi proprio dispiacere è questo sembrare che la gente non voglia più, non possa più divertirsi, non possa più aggregarsi, perché ricordiamo, ovvio, stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando comunque sia di un qualcosa che mantiene l'Italia in certi settori, ma stiamo parlando comunque di un sistema che comunque dava scarico, possibilità di vita alle persone. Gli italiani sono conosciuti anche per quello. Sembra assurdo, anche perché Loredana, immagino che tu
parlando con tante persone fuori Italia, avrai sentito come in altri posti comunque i locali li hanno aperti fuori dall'Italia. Sì. Ed è ancora più grave, Certo. perché Sì, ma io vedo anche tanti artisti che sono scappati, diciamo, dall'Italia proprio per questa situazione impossibile e comunque stanno lavorando. Cioè, io vedo anche artisti famosissimi che si sono spostati in America, che per esempio stanno lavorando, fanno i corsi di salsa, certo, al limite con qualche precauzione sicuramente, però intanto lavorano. ma io Sì, guarda, li ho in visti, America lo so, in America ma anche in stanno lavorando, Francia. hanno le mascherine e Sì, fanno lezione. Ma sì. io li ho visti anche in Francia. Adesso guardavo un paio di artisti che seguo ultimamente di Kizomba che stanno caricando le video lezioni che sono qua, cioè da vicino a Parigi. E Sì, poi sì. ci dicono che sono chiusi completamente, ma non è vero. Cioè la comunicazione che ci danno è anche un po', bisogna dirlo, truffaldina, perché dicono solo quello che vogliono dire per giustificare il loro perché. Però a mio parere non si può andare avanti in questa direzione. Il problema, sai cos'è, Loredana? Che secondo me siamo come italiani stati un po' lenti, perché obiettivamente sono 14 Molto, eh, molto lenti, comincia molto. comincia a vedere qualcosa, qualche reazione adesso, ma con un anno di ritardo. Cioè, è anche quello, cioè dalle altre parti è un dato di fatto che quando sono uscite una serie di restrizioni che non avevano un senso logico, la gente ha reagito subito, pur avendo iniezioni di contanti superiori ai nostri. Invece qua si è continuato a credere alla favola, ma solamente quando ti hanno messo la differenza tra il mattino e la sera, già dovevi capire che la soluzione che hanno adottato non c'entrava niente con l'aspetto sanitario. Certo. Ma io Però tuttora, quando loro ci hanno chiuso il 14 di agosto, io tuttora sto aspettando i dati dei contagi che sono avvenuti nelle discoteche estive, perché ci hanno chiuso puntando il dito sulle discoteche senza sapere il motivo. Cioè, tu mi chiudi in tutta Italia, ok? Ma dove sono questi grandi focolai che sono scoppiati nelle discoteche? Non ci sono. Cioè, Certo. capito? guarda, la sensazione che secondo me chi fa un minimo di analisi può aver percepito, poi siamo in Mm. Italia, tante persone non si dichiarano, non si espongono, hanno paura e così via, è che abbiano colpito il nostro settore perché purtroppo, oltre che settore, chiamiamolo così, di divertimento ludico, ci vedono come un settore dove noi favoriamo il concetto di assembramento, ma attenzione, non assembramento in quanto problema sanitario, assembramento che può alimentare comunque sia idee e opinioni. E quindi se tu vedi tutte le scelte che vanno a fare sono per limitare la possibilità di aggregazione. Perché? Perché questo lo insegna la storia, scusatemi che faccio l'endorsement, ma poi io qui escono gli altri miei profili, perché sapete che sono come uno sportivo del Decathlon e mi muovo su più settori. La verità è che qui non si vuole creare aggregazione perché si ha paura che la gente parlando, stando assieme, inizi a confrontarsi, inizi a misurare le cose strane e comincia a dire così non quadra. Invece qua teniamo tutti separati, teniamo il coprifuoco, andiamo avanti con questa storyline e la gente continua ad avere questa apparente fiducia incondizionata. E l'assembramento, il ritrovarsi, perché io poi lo riporto anche sotto altri aspetti, il divieto di fare eventi di un certo tipo è comportato anche al divieto dei cortei, è divieto comunque ad esempio delle manifestazioni di piazza, dei concerti, fa tutto comunque sia l'evitare che la massa stia assieme. E secondo me quando tu vuoi evitare che la massa stia assieme perché non la consideri più massa che si verte, ma la consideri un popolo o una minaccia, ok?
E questo qui, perdonatemi, però è una riflessione che io vado a portare analizzando dei dati, perché quello che tu dicevi, che aspettavi i dati dei contagi Ma io secondo me in Italia hanno fatto sempre delle però, misure. però ci sono misure. i dati generali. I dati generali dicono che la mortalità sotto sto basso, sto bassissimo, sotto i 60, potrei dire già i 70, ma sotto i 60 stiamo parlando dello 0,0000 e qualcosa. Quindi, e il concetto di contagi, anche lì stiamo parlando del nulla a livello numerico. Ci sono i dati Istat oppure Ministero della Sanità, ministero.gov.it, fasce di età. Sappiamo bene che i nostri locali hanno una fascia media che non è di 90 anni, non siamo delle RSA, e quindi 2+2 fa quello. E quindi la scelta, ritorniamo sempre lì, risulta immotivata. Ma come l'ulteriore scandalo, ora noi ne abbiamo parlato meno perché non siamo del settore dello sci, ma anche quello delle stazioni sciistiche le hanno disintegrate quando tu potevi andare a sciare in Svizzera, in Austria, in Slovenia, in Francia. Ma come stiamo? Ragazzi, questo qua Stessa cosa a Pasqua. Tutti chiusi, però potevi andare alle Canarie, no? Comunque, Loredana, ascoltami un attimo, siamo stati Adri, scusa, giusto da non stare troppo su quello che poi sono le problematiche no, infatti, volevo i locali hanno. Io volevo sapere una cosa. Usciamo. Se l'anno che c'era Eddie Torres a Salsa on Tour, quando è stato? Che anno era più? 3 anni fa. Il 18? Sì, mi sembra, a memoria. Girava la voce che Eddie Torres ci aveva provato con la Loredana. Per farci 2 risate. Io credo che con Loredana ci abbia provato qualcuno in più di Eddie Torres. Però era per il calibro del personaggio, poi però magari aveva anche la bombola quando in onore del look di Loredana, nonché perché quello che abbiamo detto, poi alla fine noi siamo italiani, ci lamentiamo giustamente meno, quello che vuoi, criticabile o meno, ma alla fine noi abbiamo la memoria del pesce rosso, quindi quello che è stato, non vogliamo mica la luna, noi vogliamo semplicemente che ci riaprite, ma con tutte le precauzioni, tutto quello che ti pare, però insomma secondo me ci sarebbero tante soluzioni per poter riaprire, tante. Una canzoncina, vai. Vorrei 2 ali tagliate per volare sempre più distante, e una baracca sul fiume per pulirmi in pace le mie piume, ho un grande letto, sai, di quelli che non si usa più, un giradischi rotto che funzioni però quando sono giù po', non voglio mica la luna, chiedo soltanto di stare in disparte a sognare, non stare a pensare. Allora Adri, ascoltami, Lori, dacci qualche novità sui prossimi Salsa on Tour, dai. E questo ti ho detto, adesso dovrebbero già stasera aprire qualcosina. Pare anche lo sport all'aperto. Sempre in forma individuale. Vediamo che cosa succede. Infatti un po' con tutti ho detto prendiamoci queste 2 settimane, il dopo Pasqua, e vediamo che cosa riescono a fare. Perché anche il resort, loro mi hanno detto che entro il 20 di aprile loro pensano, per la loro gestione chiaramente alberghiera, che qualcosa si smuova, no? Quindi nel caso in cui ce la dovessimo fare, l'evento si sposta all'ultimo weekend di maggio.
se poi ci rimettono Giulia di nuovo in croce perché incominciano a riaprire, intanto i contagi aumentano, perché anche lì non sappiamo, capito, come va la situazione. Ci sta che riaprono qualche settore, vedono che i contagi aumentano, ci richiudono un'altra volta. Quindi la nostra idea, rincorrendo le loro decisioni, sarebbe quella di farla l'ultimo weekend di maggio. Diversamente, se salta anche maggio, si sposta a metà fine settembre, massimo metà ottobre. Oh, semmai facciamo Capodanno. Se non ce la Tutti facciamo insieme. per maggio, se per fine settembre, inizio ottobre non hanno vaccinato un bel po' di popolazione, qui viene in mente una rivoluzione. Sì. Comunque dicono, ora non mi ricordo chi lo diceva, dove l'ho letto da qualcuno, che in passato si diceva che quando c'è una pandemia deve passare un Natale e 2 Pasque. Ci siamo. È sempre stato così, il Natale l'abbiamo passato, le 2 E Pasque, 2 Pasque pure. anche. Quindi stiamo andando Nella direzione giusta. nella risoluzione del caso, ok? Sì, Quindi speriamo bene, dai. sì. Oh, ma Poi dimmi, io dimmi penso, qualche io nome, non... dimmi qualche nome, non di questo Salsa on Tour che sappiamo, che ce li hai già, un qualcuno del Salsa on Tour futuro. No, quello guarda, dirti la verità, Giulian, con questi casini non ci ho proprio pensato, anche perché io ho tutti gli artisti bloccati. Minchia. È il caso di dire minchia. Tutti gli artisti bloccati, una caterba di bonus delle compagnie aeree, perché poi quando hanno bloccato noi avevamo già comprato tutti i biglietti. E qualche artista già con metà cascè in mano. Quindi... No, ti capisco. Guarda, noi auguriamo sicuramente di riuscire a sbloccare il prima possibile, però il fatto che tu abbia la ciambella di salvataggio a settembre mi sembra un'ottima idea, perché condivido con te. Ora hanno dichiarato, così il generale Figliuolo continua a dichiarare che col Johnson Johnson in quantità, una dose unica ci sarà, e entro fine mese si partono con le 500.000 dosi al giorno. Sicuramente a fine settembre abbiamo raggiunto una massa importantissima di vaccinati, e saremo anche in scarico da un caldo che comunque parte dopo, e quindi a mio parere Adri, se chiedo che allora, ora non lo so se nella seconda dose che dovrei fare io dovrebbe essere AstraZeneca, però hanno detto che la danno solo a una certa età, giusto? No, per le seconde dosi lo sblocco è per tutti. Ah, ok, vabbè, allora io farò... No, perché volevo fare Johnson Johnson, magari divento biondo. Johnson Johnson, ti ho già spiegato che lo fanno quelli biondi con gli occhi azzurri, non li fai te. Giulian, come mai te già sei tra chi ha fatto il vaccino? Perché sono asmatico. No, Sì? no, perché scusami Loredana, non è corretto, perché lui fa parte delle categorie, delle discipline fragili dell'Astol. Vai a fanculo. No, perché soffro d'asma e quindi sono per le categorie deboli, e io sono già stato vaccinato. Ma dai! Sì. Solo per un po' d'asma? Sì. Ebbene un po'. La mia è asma allergica bronchiale. Vabbè, insomma, vedi, ogni regione fa le proprie scelte, no? Sì, allora forse Loredana, sì, poi... perché tu non lo sai, però Giuliano quando fa lezione gli allievi della sua scuola si sono sempre chiesti: ma come mai ci sono questo stile con le bombole ogni 2 metri colorate? Quelle bombole erano quelle del gas. Dell'ossigeno. No, comunque io come vaccino ho fatto AstraZeneca. C'è solo quello in Italia. E poi Quello l'ho che costa fatto... meno. Sì, poi l'ho fatto perché comunque, ti ripeto, ho la gelateria, sono proprietario comunque di una scuola
e sicuramente andremo, cioè questo è il mio pensiero, poi magari mi sbaglio, però andremo verso una direzione dove in tanti settori, se vuoi entrare o vuoi lavorare o vuoi muoverti per andare in Australia piuttosto che in America, ci sarà il passaporto col vaccinale, quindi è inutile che ce lo stiamo a menare, dobbiamo vaccinarci tutti, punto e basta. Che poi lì comunque ci sia sbagliato tutto, dal fatto che io mi piglio le mie responsabilità perché mi faccio vaccinare e va bene, è un'assurdità, però ti dico, vedi anche quello che è successo ora, non mi ricordo in che paese, minchia, li pigliavano così, li vaccinavano, stanno riaprendo tutto, voglio dire. Ma il problema è che E non qui gli hanno questi chiesto se lo vaccini volevano fare, non gli hanno chiesto se lo volevano fare, l'hanno fatto a tutti e hanno riaperto tutto. Ma senti, io credo che in Italia la stragrande maggioranza si vuole vaccinare, perché la gente non ne può più. Ma il problema è che non ci sono i vaccini. Certo. La sensazione è questa, il discorso che secondo me, più che poi il problema esatto del vaccino, è che sembra quasi una soluzione che hanno voluto vincolare l'economia al vaccino. È questo che ci lascia tutti un po' perplessi, secondo me, perché alla gente gli chiedevi comunque sia, cioè le vaccinazioni ci sono sempre state, e ripeto, vaccinazione altissima anche percentuale per l'influenzale. Ora bloccare tutto in attesa di, a mio parere, visto che comunque sia si può gestire, non è il caso. A mio parere la gente si sta vaccinando, l'immunità di gregge che un tempo se ne parlava sembra sparita, non esiste più, però comunque credo che arriverà. Ora con l'estate, il sole, la vitamina D naturale e così via, ottimismo, io spero anche al governo e speriamo di voltare pagina. Di quelle cose che sapevo io, che Adriano diceva all'inizio, allora intanto aspettano la fine delle festività, che sono il 25 aprile e il 1° maggio. Sicuramente daranno una riapertura. Teniamo riferimento anche il 2 giugno. Sì, però il 2 giugno è più una cosa meno sentita del 1° maggio e del 25 aprile. Credimi. Sì, e secondo me daranno delle riaperture prima comunque del 25 perché sennò scoppia. Il governo lo fanno scoppiare perché io sentivo un istruttore, mi diceva che comunque già stasera dovevano annunciare la riapertura delle palestre, ma solo all'aperto. ma sai, te lo dicono, però all'aperto si potrebbe già in teoria fare attività sportiva all'aperto, lezioni all'aperto individuali. È che vogliono far passare quello che si sta già facendo come una cosa magari di massa, però non è proprio così. Io intendo dire che l'apertura sarà dopo il 1° maggio, come c'è stata l'anno scorso, che poi uno che ha la scuola di ballo... Allora, secondo me è tutto regione per regione, perché qui neanche all'aperto in Toscana. Qui hanno sospeso tutto. Okay. È vero, male lì, io ho i miei nipotini che neanche più il calcio, il palleggio gli hanno fatto fare, sono 2 mesi che sono fermi. Capito? Sì. Se iniziamo a riaprire. Adri, allora, con la premessa di riaprire, aspettiamo Loredana che ci dà delle belle notizie per poter pubblicizzare a bomba. Noi ci siamo dati questa data, vediamo se riusciamo ad andare in sintonia col governo. Allora, io con l'appello che noi ovviamente facciamo nel nostro piccolo è che al di là di quelle aperture che ci aspettiamo un po' scontate, vista la stagione calda che sta arrivando, però
deve essere gestita meglio l'autunno, perché non possiamo permetterci l'autunno, che è un po' sono le fondamenta, ok, di tutto quello che è l'imprenditoria dei nostri settori, ma in imprenditoria in generale, non può essere gestita come è stata gestita fino ad oggi. Cioè, noi possiamo fare qualcosa, ma comunque sia tanti che ai locali, alle associazioni, alle scuole, ai bar e così via, viviamo comunque normalmente in spazi chiusi, semichiusi. Sì. Cioè 9-10 mesi all'anno lavoriamo in spazi circostanziali. Non possiamo pensare di vivere con delle aperture limitate 2 mesi all'anno. Quindi, Sì. al di là di quello che succede in estate, che è un po' facile prevederlo, con tutto il rispetto, secondo me quello che deve arrivare è qualcosa di strutturale buono da settembre in poi, perché se no andiamo a parlare d'altro, ragazzi. Secondo me non ce lo possiamo permettere un altro autunno del genere. E Adriano, dipende tutto dai vaccini. Lì non c'è altra soluzione. Speriamo, teniamo un po' di ottimismo, Loredana. L'unica è quella. Sì. Se riuscissero intanto a vaccinare tutti gli anziani, già sarebbe un bel colpaccio, no? Perché poi sono quelli che finiscono purtroppo nelle sale di rianimazione, no? E affollano gli ospedali. Sì. Ora c'è uno studio, mi sembra, che hanno pubblicato, irlandese, che lo condivideva forse Sgarbi, non mi ricordo, lasciamo perdere chi lo condivideva, però il discorso dove diceva che già all'aperto viene dimostrato che comunque sia il contatto vicino, cioè non porta al contagio, un po' come è stato dipinto. Io spero che andiamo in quella direzione lì, che si comincia a riaccettare il fatto che il contatto e l'assembramento è qualcosa di imprescindibile. Dobbiamo conviverci con virus e malattie. Non possiamo chiuderci in casa e bloccare il sistema perché c'è un virus, ragazzi. Non possiamo, non siamo in grado. Non è questo il sistema di vita. E cerchiamo di avere un approccio differente, perché qua il paese sta franando e non si parlano più di crisi, più di tanto, ma sinceramente eravamo un paese in difficoltà prima del coronavirus. Io non oso pensare cosa sia realmente l'economia a 1 anno e passa di distanza, no? Nei vari settori. E comunque, con questo, prima dei salutini finali, di nuovo 1 minuto e mezzo, metto un brano che ricorda l'estate, di quelli che piacciono a Giuliano. Loredana lo ricorderà, all'epoca aveva fatto molto scalpore, Festival Bar l'avevamo visto qua. Everybody stirs one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't have nothing on your back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man spells but does, I never spell it in the sense. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. You, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Watch it when you use it in the politician, use it in the Lori, allora, comunque non hai smesso di fumare, hai raddoppiato. No. Poi magari con questo Liguria? caschetto. Voi come siete? Arancioni o rossi in Liguria? Arancioni. Ecco, noi siamo sempre in rosso. Da prima, io non so, l'ho perso il conto da quando siamo in zona rossa. Ora pare che dal 12 aprile diventiamo di nuovo anche noi arancioni. E invece la Sardegna diventa rossa, ho visto.
Minchia, Dopo questi che- erano bianchi, con le spiagge bianche, ora sono rossi. Minchia. Io vorrei sapere Incredibile, chi cazzo è che incredibile. dà i numeri, Adri. Saranno quelli dell'otto. Ma io secondo me, vabbè, secondo me è tutto legato al discorso della capienza degli ospedali, no? Sì, Eh, Ma io, scusate un attimo, io questo argomento che non ho seguito particolarmente, però qua e là ne ho sentito parlare un po' di lamentele di persone dove dicono ma non hanno incentivato le cure domiciliari, perché per non intasare gli ospedali le cure domiciliari sono un'ottima alternativa, no? Anche era un argomento che è sempre stato tirato fuori a livello, diciamo, sanitario, anche proprio per la gestione degli anziani in generale, no? Ci sono dei poli, se hai problemi col reddito, chiedi il servizio dell'infermiere 8 ore a casa, no? E qui oggettivamente sentivo dire che comunque sia è quasi stato quasi disincentivato, come se si volesse portare le persone sempre a ricoverare. Anche lì, secondo me, se non hai le strutture, sì che fai i poli, ma non puoi improvvisare come quello che hanno fatto a Milano, che ma, secondo me, tempo che l'hanno fatto, in quella zona non serviva neanche più, no? Quando serviva non c'era. Cioè, posso più comprendere il polo a Piazzale Kennedy o in altri posti dove ti fanno per la vaccinazione, ma non per i ricoveri, fare i campi, perché oggettivamente non siamo in guerra. E anche lì, secondo me, devi creare un sistema per provare a gestire la gente anche nelle loro strutture, perché se no certo. come fai? Cioè, gli ospedali hanno un certo tipo di capienza, poi la sanità, lo sappiamo, ha ricevuto tagli e tagli su tagli da anni a questa parte, miracoli non ne può fare, a mio parere. Comunque, di incongruenze, ahimè, qui rischiamo di trovarle in ogni argomento in cui ci infiliamo, no? Non, domani mattina ci vediamo in autogrill a fare colazione, dai. Ma il corso di ballo all'aperto davanti all'autogrill si potrà fare. Secondo me sì, Pensa anch'io, pensa potremmo anch'io. provare. Il problema, sai cos'è? Quando tu stai un tot di ore nella tratta autostradale, quando esci parte poi la segnalazione, perché vogliono capire perché sei stato tante ore in uno spazio che viene calcolato che sia percorso, no? Hai capito? Perché E non io è che... gli dico con mal di pancia. A me capita, quindi... Va E quindi bene, mi sono fermata un paio d'ore in autostrada, no? sì. sì. Adri, Ascolta, gli che autogrill dire? hanno anche i ristoranti, Da tutto. quindi Sì. un paio d'ore penso che tu ci possa stare. Sì, sì. A paio d'ore sì, Eh, sì. No, però conoscendo Giuliano, lui poi ci vuole accampare, no? Cioè, non è che ah, puoi fare tutta No, io settimana. quasi quasi il 6 di ottobre Cioè, non organizzo è il che se compleanno lì. entri a Genova Pegli, esci Genova Aeroporto, ci stai una settimana e gli dicono cosa ha fatto lei in quel tratto lì per una settimana? Che non c'è l'autogrill. Non Mi c'era sono fermato tra le siepi. Comunque, Adri, dai, allora, così mandiamo anche a letto la Loredana che qua, a furia di non far più niente la sera, abbiamo tutti sonno. davvero. E, niente, Lori, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stata ospite con noi Mi ha fatto e piacere pubblicizzeremo rivedervi. Salsa on Tour nel momento che ci Sì. darai tutte le notizie e Sì, lo adesso spingiamo per tutti quelli della Liguria. aspettiamo questa settimana e poi faremo un comunicato. Purtroppo anche noi dipendiamo dall'altro. Vai tranquilla, Lori, che Eh. ritorneremo più forti di prima. Speriamo. Ok? Dai, ok. Un bacio. Ciao Ciao, Love, ciao, Ciao, ciao. Lori. grazie Ciao, ancora, grazie. ciao, Ciao. 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 Allora Giuliano, stasera grande ospite, abbiamo parlato di cose interessanti,
dopo abbiamo dato qualche news noi, l'ha data anche Loredana. Ovviamente Loredana c'ha sia il canale territoriale, canale nazionale, ma perché Loredana comunque sia un evento di portata enorme, italiano. Se vuoi, se dico chi è che mi ha accennato qualcosa. Secondo me c'è la privacy, non puoi. Allora, io ti dico che la mia notizia arriva direttamente dagli States. Ah, allora ok. Perché io ho un amico che abita a San Francisco e ha dato di ripetizioni di italiano a Biden. Non Biden. Biden. Non Biden. Non Bin Laden. No, è Biden. Ok? E tanti fili sono manovrati anche da questa situazione qua degli States. Quindi t'annuncio che avremo delle riaperture. Ma senti un po', è vero che c'è questa storia che vogliono fare anche qua il muro come hanno fatto in Messico? Ebbene sì. Sì. Tu lo sai già da dove? Da che punto a che punto? Non lo posso dire. Non lo posso dire. Stasera ci stiamo già... ragazzi, seguiteci e noi pian pianino vi diciamo le cose. Cioè vi svegliamo i segreti. Noi stiamo mettendo a repentaglio la nostra sicurezza. Perché vi diciamo delle cose perché noi le cose le sappiamo prima. Cioè è revolution, ragazzi, è revolution. È revolution. Però oltre revolution, più che altro ricordatevi che è un attimo, hai capito? Ricordati che è un attimo che le cose succedano, è un attimo. Solo adesso lo so come sei. Solo adesso lo sai che male che fai. E a questo punto farò come sei. Salutiamo Cinzia. Prima o poi avremo anche te in diretta. Rocco Siffredi che ha iniziato a seguirci. Le patatine. Non ci sei tu nei sogni, né ora né mai. Io invece vorrei fare un saluto a lei che ci sta seguendo. Vai alla grande! A Barbarella. Ciao Barbie! Ma non è la Barbie che conosci tu, Però sta bene. Barbara D'Urso. Grande Barbara! Ricordati, te ne dico, cuore è tuo. Sei sempre sul pezzo. Poi chi salutiamo anche, che ti ho messo il sottofondo? Salutiamo lui, il mito, Vasco, che ci sta ascoltando. Grande. Tutti i sorcini, perché c'è anche Renato collegato. Renato Zero, non Carosone. No, Carosone è mancato, sai che allora a proposito, dato che ci siamo, sei preparato,
entro domenica, ovviamente, seconda puntata rock, 3 pillole rock, però special perché Giuliano mi ha detto Carosone, e allora farò uno speciale 3 pillole, 3 brani dei cantanti romani nostrani. Andiamo a fare questo excursus nella città eterna. Preparatevi, Vai. perché quella è una bomba, eh. Mettete. Vai. E poi Giuliano, vuoi dire qual è le tue 3 pillole? Le tue quali saranno? Cosa ci presenterai tu? Adri, ora mi trovi impreparato. No, è perché ti stai tenendo, lo so, perché stasera sei un po' ermetico, sei un po' enigmatico. Scusami, se siamo Shining, non è che posso venire... Comunque, Io- ragazzi, allora, Giuliano, ci siamo dati un po' una regolata, perché ovviamente noi andremo sempre continuati, però visto che carichiamo i nostri video, li potete trovare piattaforme, vi ricordo, pagina YouTube Revolution Events Liguria, iscrivetevi per seguire tutto quello che caricheremo. Arriveranno a breve anche le dirette lì. Questo video da domani lo trovate anche lì, e li facciamo un pelo in durata accettabile, perché sennò la gente dice minchia, ma sembrano Guerra e Pace, quando li guardiamo sembra quei documentari, e quindi dobbiamo darci il tempo, giusto? Siamo quasi tipo Quark. Dai, esatto, però non abbiamo, non duriamo come Piero Angela. Ma No. tra parentesi, Alberto Angela perché è diventato famoso, il figlio? No. Perché No. dicono che sia adottato. E io dico, beh, ma cazzo, lo seguono per i documentari, come fanno a sapere che è adottato? Dicono che giri un sex tape online su Alberto Angela. Sei rimasto basito, vedo, perché ti fa un po' strano vedere lui nudo che ti spiega i faraoni. Però comunque io, ragazzi, O l'isola di Pasqua. non so se voi avete da aggiungere qualcosa, però io sarei quasi per darvi, insomma, è stata una settimana lunga, qualcuno domani lavorerà, ce lo auguriamo, molti magari saranno a casa, aspetteranno. Salutiamo anche Rocco, che si è collegato. Rocco, Ciao Rocco, grande, stasera ti ringraziamo, ci sarai anche tu ovviamente ospite nelle prossime, in una delle nostre prossime puntate, ci racconterai un po' com'è la situazione, anche te che hai un'ampia visibilità sul nostro territorio, e se non sei esperto te di locali non sappiamo chi lo sia. E detto questo, io sinceramente voglio lasciare un inno. aspetta, io però voglio fare uno spot. Sì. Ragazzi, mettetevi in forma, iniziate a frequentare qualsiasi tipo di corso di ballo, chiaramente con dei professionisti. Oh, ci impegniamo anche noi, perché Giuliano, poi la gente guarda la diretta e dice ma che cazzo, questo dice di mettersi in forma, che quei due minchia mangiano come dei cinghiali. Io la metto, mi metterò anche in forma, attenzione, mi potrete seguire in aggiornamento settimana dopo settimana per vedere i miglioramenti, lo vedrete. C'è ancora Adri, ma perché tu lo so, perché tu sei anche un personal trainer, bisogna ricordarlo, sei anche un personal l'hai letto il diploma? Sì, ma Io a me non me l'hanno regalato. Senti, comincio a buttare giù la barba, cominciamo da qualcosa di più accessibile. Qualche etto l'ho già perso. No, comunque ragazzi, mettiamoci in forma, ma mettiamoci in forma è nel senso del ballo. Bisogna riprendere da tutto quello che è la base, la musicalità, la ritmica. Non pensate che rimettersi in forma e tornare subito a ballare in coppia, ok? Bisogna familiarizzare con tutte quelle cose basilari che dopo 14-15 mesi non avete più ascoltato, ballato, sentito. Quindi ragazzi, chiunque fa qualcosa, buttatevi
e fatela o col vostro maestro o con altri maestri, però sicuramente una cosa, scegliete sempre dei professionisti, ricordatevelo. Giusto, Adri? Alla grande, assolutamente. Il tempo se ne va, ma ovviamente adesso non vi metto il brano dedicato. La storia passa, il tempo passa, ma i professionisti restano, ragazzi. E proprio perché noi vogliamo infondere ottimismo, vi mettiamo il brano che è un inno, vi mettiamo la Raffaella Nazionale. Io sono qui con un pizzico di nostalgia, che magia, e mi sento ancora a casa mia. Una sensazione unica, voglia di restare qui, voglia di ballare con te. Ballo, ballo, ballo da capogiro, ballo, ballo, ballo senza respiro, ballo, ballo, ballo mi invento un passo che fa così, fa così. Giuliano è rimasto di sasso. Sei sulla terrazza, volta di una farfalla, ballo, ballo, ballo del mio castello. Adri, Cosa c'è? sulla Raffaella Nazionale, non so perché si è bloccato StreamYard. No, ma Davi, eri però bloccato con un viso col sorriso. Eri uno spot alla felicità. Ah, meno male, perché io non vedevo niente. Ti sei Comunque, bloccato con te sorridente e io ho detto è rimasto di sasso, ma Raffaella fa questo effetto. Ma ascolta un attimo, a proposito, visto che siamo in vena di notizie, una delle grandi domande nell'universo ballerino è sempre stata: ma è meglio Raffaella Carrà o Lorella Cuccarini? beh, La domanda è trabocchetto, è come dire se ti piace, è come dire se ti piace la Scavolini o un mobile dell'Ikea, la stessa cosa. Cazzo, però quelli dei Ikea ne vendono tanti, È meglio la Scavolini. Va bene, Giuliano, concludiamo. A te la chiusura della serata. Cosa vuoi Ragazzi, dire? vi salutiamo al prossimo venerdì con tanti altri ospiti. Mi raccomando, perché avremo sempre degli ospiti big. Seguiteci anche sul canale YouTube e andiamo con la sigla di chiusura. Ciao a tutti. Stasera chiusura non l'abbiamo ancora messo, ma visto che non siamo un certo genere, mi sembra corretto metterlo. Espero que te vaya muy bien con él, que la suerte te sonría toda la vida, aunque me duela amor. Adiós, porque supo llenarte de placer, supo valorarte más que yo, y llegó el pensamiento de ser infiel. Adiós. Que seas feliz con tu vida, aunque a mi corazón al marcharte le hagas muchas heridas. Te diré adiós, 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 pero no te despidas. Y adiós, 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 aunque se acabe mi vida.